dire che oggi sono un po' emozionata perché finalmente cominciamo a parlare di tecnologia. Quindi benvenuti al nuovo episodio di What, il format di CWS per spiegare le parole della digital transformation semplice. E oggi parliamo di digital twin. E per farlo abbiamo chiamato Filippo, che appunto ci spiegherà che cosa significa un po' questa parola e anche di altre parole correlate tipo digitalthread, IoT e ovviamente smart manufacturing. Però Filippo, semplice. Digital twin, ma a me sembra abbastanza semplice spiegarlo. È una replica digitale di quello che è un prodotto reale, un elemento reale. Io posso prendere un prodotto, un sistema, un motore a reazione, una pala eolica e trasferirla con la tecnologia digitale in un mondo virtuale. Sono molto più rapido nell'interazione. Posso provare ad andare a cambiare qualche componente, qualche caratteristica di questo prodotto e capire come questo prodotto sostanzialmente reagisce nel mondo anche reale. Essere più rapidi nell'interazione con un prodotto oggi diventa assolutamente importante per delle aziende come le aziende manifatturiere che nell'ambito dello smart manufacturing vogliono, raggiungere dei livelli di agilità e di rapidità sia dal punto di vista dei processi produttivi ma all'interno, lungo tutta la catena del valore di queste aziende. Tu mi dici aziende manifatturiere, aziende tradizionali, digitale anche esiste comunque quasi da una vita. Il motivo per cui si parla di digital twin tanto in questi anni qual è? Non esiste già da tempo questa possibilità? L'utilizzo di strumenti come possono essere quelli del CAD, quindi che ti aiutano proprio ad andare a fare un disegno digitale prima di andare a realizzare un prodotto o un sistema o un edificio, effettivamente esiste già da diversi anni. Oggi però abbiamo una possibilità molto, molto grande, che è quella di poter non solo fare una copia, della struttura degli oggetti reali, ma anche andare ad aggiungere la dinamica. Quindi non è solo più sufficiente sapere quali sono gli elementi che compongono una pala eolica, ma bisogna andare a digitalizzare, quindi simulare attraverso questo gemello digitale anche il comportamento della pala eolica, capire come reagisce al cambio, la direzione o l'intensità del vento, capire se io vado a cambiare il profilo di una pala, andare a vedere come cambia il rendimento appunto della produzione dell'energia di questa pala eolica. Spesso il gemello digitale viene usato, soprattutto in ambito manifatturiero, in combinazione anche con l'IoT. Perché è importante? Perché se ho un gemello digitale di un prodotto reale e riesco tramite l'IoT ad andare a monitorare il comportamento in tempo reale proprio di questo prodotto, che può essere una macchina, un macchinario installato da un cliente di un'azienda manifatturiera, io riesco ad andare proprio anche in tempo reale a riprodurne in un formato digitale il comportamento che questo prodotto ha nell'ambito reale. Va bene, allora diciamo che ti abbiamo dato due obiettivi facili, IoT e digital twin. Adesso digital thread. Cioè il digital twin lo vediamo come una fotografia interattiva dove io posso effettivamente interagire. Il digital thread è una sorta di film, se vogliamo estendere questa fotografia, una sorta di filo digitale che percorre tutta la catena del valore di un'azienda, dalla parte di progettazione, ricerca e sviluppo, progettazione, operations, fino ai field service. Perché è importante avere questo framework di comunicazione digitale? Perché se io mi accorgo durante una fase di manutenzione di un prodotto che un elemento di questo prodotto può essere migliorato, deve essere cambiato per migliorare le performance del prodotto, io voglio fare in modo che questa informazione arrivi subito ai progettisti, in modo che vadano a vedere in modo molto reattivo, molto rapido, andare a rivedere appunto la progettazione e questa modifica di progettazione vada poi a implementarsi, a cadere lungo tutta il processo anche produttivo di questo prodotto. Allora, ho sentito field service e quello mi sa che ci vuole completamente un altro episodio. Invece, un esempio di digital thread quale potrebbe essere? Perché non chiamiamo il nostro partner Extra Lever, che ne sa un sacco sul digital thread? Ha fatto veramente un progetto molto interessante sul digital thread. Io ti farei 1000 esempi, ma io direi chiamiamo questo partner. Che dici? Prossimo episodio? Perfetto, mi piace tantissimo. Questo What appena cominciato è già diventato seriale, quindi oggi vi abbiamo parlato un po' dei gemelli digitali, dell'IoT e anche del macro ambito dello smart manufacturing, su cui vi promettiamo degli altri episodi, ma per parlare di digital thread faremo un nuovo episodio con il nostro partner Extra Lever e vi parleremo anche di edit. What?